La notizia del giorno è che NXT UK va in pensione. Lo show verrà lentamente addormentato e nel 2023 la WWE proporrà NXT Europe. Se mi seguite da un po' di tempo sapete che da almeno 2 anni è quello che suggerisco alla federazione. Chiunque abbia ripreso questa opinione la tratta dal mio operato, dalla mia linea editoriale. E ve l'ho anche spiegata su Twitch, nelle dirette su YouTube, nei video pubblicati. Quindi sono molto contento che WWE abbia deciso di ricalibrare la sua offerta. E ora vado oltre e mi permetto di dare 5 suggerimenti per rendere NXT Europe un vero successo e non una brutta copia di NXT UK. Che intendiamoci, non era uno show da buttar via, anzi, tutt'altro, ma non è riuscito a centrare i suoi obiettivi strategici. Non ce l'ha fatta. E allora il primo consiglio che do alla WWE è quello di regalare il nuovo show, quello che verrà partorito con l'arrivo del nuovo anno, ai partner televisivi già acquisiti. Regalare l'ho messo tra virgolette. Potrebbe anche essere richiesto un versamento per i diritti simbolico, ma comunque molto esiguo, che non intacchi troppo le finanze di chi deve acquistare anche questo prodotto. Il vecchio NXT UK, per quanto ne so, era sul mercato, ma a prezzi non certo facilmente abbordabili. Comunque serviva un impegno importante. E infatti, a parte il Regno Unito, non c'era praticamente alcuna nazione che se lo vedeva in TV. Quindi se vuoi far conoscere NXT Europe agli europei, serve un momento di lancio. Serve una startup che parta senza voler immediatamente riempire il salvadanaio. Serve che la gente si trovi in Italia, in Francia, in Spagna, in Svizzera, in Germania, nei Paesi Bassi, ovunque, in Norvegia, in Romania, insomma, in tutti gli stati se lo trovi in TV. E dica, to guarda, c'è qualcosa in più, sono 46 minuti, un'ora con la pubblicità, diamogli un'occhiata. Così crei la fanbase. NXT UK è nato, secondo me, senza questa fanbase allargata. La WWE, anche con le apparizioni di Triple H nelle federazioni indipendenti locali, ha targettizzato il pubblico già appassionato, quello che già conosceva l'ambiente wrestling, ma non quello nuovo. Quindi regalare o vendere ovviamente a buon mercato il nuovo NXT Europe alle emittenti europee con le quali già si collabora deve diventare prioritario. Che lo show vada in TV secondo me è fondamentale. Non ci si può limitare ad un passaggio sul web dove c'è una ricerca meno passiva. La TV giro, subisco lo show, mi diverto. Sul web devi essere motivato e la concorrenza è diversa. Quindi questo per me è un punto imprescindibile se NXT Europe avrà successo. Seconda idea, creare appartenenza europea al brand. Io, tifoso europeo di wrestling, devo sentirmi coinvolto. Devo avere un motivo per guardare NXT Europe, trovandoci qualcosa con la quale posso entrare in relazione. E quindi servirà ingaggiare atleti, e lo hanno fatto ad esempio con dei tedeschi o con una ragazza francese, ma bisogna aumentare questo ciclo. Quindi dovranno ingaggiare, secondo me, atleti che possano rappresentare quante più nazioni possibili. Ma non basta. Beh, innanzitutto, wrestler italiani, imparate l'inglese. È uno dei 3 consigli che ho sempre dato a chiunque ha deciso di chiedermene e li ho sempre dati gratuitamente. L'inglese diventa sempre più barriera, muro, palizzata da scavalcare, perché parlare l'inglese in una federazione nella quale WWE, ma il wrestling americano in generale, il saper tenere in mano il microfono e arringare la folla è prioritario, ecco, il non saperlo fare ti chiude delle porte.
Ma non basta avere l'atleta italiano, francese, spagnolo, portoghese, eccetera. Per far capire che è una cosa nuova, WWE deve rompere un altro tabù. Deve davvero iniziare a collaborare con i siti, quelli più seri, deve fare una cernita, deve affidarsi a persone che ne capiscono. Con siti e influencer di settore. Io ho scritto nel caso anche non, magari quello in seconda battuta, ma deve mettere nelle mani di chi già tratta il wrestling qualcosa di particolare, qualcosa di utile per promuovere il nuovo NXT, per farne parlare il più approfonditamente. Ci vogliono degli incentivi che possono essere anche di sostegno pubblicitario. Ti pago una pubblicità, ti faccio una sponsorship, poche centinaia di euro. E i siti sono contenti perché sono gestiti per lo più, non tutti, ma comunque con l'apporto volontaristico di tanti ragazzi che si danno da fare, e magari quei soldi possono andare anche a queste persone, no? Questi appassionati, avere un minimo di riconoscimento per il tempo che ci investono. E poi prevedere che questi siti possano avere accesso a delle foto esclusive, a dei video, a delle interviste con i vari wrestler europei. Perché qui non si tratta di allargare il cerchio andando a prendere il quotidiano sportivo o il sito che non tratta di wrestling, quindi lo mostro ad una platea diversa. NXT UK non era conosciuto, non era guardato nemmeno in buona parte da chi il wrestling lo ama. Perché è stato visto come qualcosa di skippabile, un appendice non indispensabile. Quindi se già ti alieni i siti web e gli influencer di settore, hai il primo passo pubblicitario che viene a mancarti. Di conseguenza WWE per una volta dovrebbe davvero gratificare queste persone, e per lo più sono anche i miei competitor. Io già devo fare gran cassa, quindi a me questi soldi, se WWE li mette in giro, non mi entrano in tasca. Però è una mossa giusta, è una mossa astuta che dovrebbe fare. Io la farei. Predispongo un budget per ogni nazione di 10.000 euro. Cosa sono per la WWE 10.000 euro? Con i bilanci che ha. E magari dico, sito A, metteteci il vostro preferito, ti do 600 euro. YouTuber B, ti do 1.000 euro. Però mi fai una coverage per un anno, ogni 15 giorni, un qualcosa che riguarda NXT Europe. E così via. Tu su Twitch, tu su Instagram, tu influencer magari generalista che però tratti wrestling, magari ti invio del merchandising speciale, specifico, edizione limitata, ti do anche qualche 100 euro, però veicola un attimo il tuo pubblico verso questa novità. Però partendo da chi tratta il wrestling, cosa che WWE raramente fa. Perché qui c'è bisogno di questa catena intermedia. È vitale. Quindi atleti rappresentativi e collaborazione che parte, diciamo, dal basso, dal core. Punto numero 3. Mantenere vivo un corridoio verso NXT e Raw/SmackDown, alterando il minimo i personaggi che si è imparato a conoscere con la versione Europe. È chiaro che se io guarderò il futuro NXT Europe, trovandoci degli atleti che però sono certo che non finiranno mai in America, magari mi accontento. Però pensate che bello dire, oh guarda, c'è quel ragazzo lì, polacco, che ne so, o greco. Mi piace come lotta, il personaggio, le cose che fa. E lo seguo, mi prendo il suo merchandising, le sue magliette, cerco di collezionare le trading cards e poi, dopo 5 anni, me lo trovo che ha una chance vera anche nei roster principali. Con quello che io già so di lui. Non è che lo svizzero che ha una personalità poi arriva a NXT e me lo ricalibrano differentemente. O arriva a Raw. Cioè portando avanti quel personaggio, quell'alter ego. E quindi creando quella linearità temporale che mi fa venire voglia di essere sul carro insieme a lui ovunque si arrivi come destinazione.
non è detto che si tagli il traguardo del successo, però la strada la facciamo assieme. Quindi un NXT Europe che non deve essere fine a se stesso, non deve essere un esercizio di stile, non deve essere solo dominanza geografica e culturale, ma anche opportunità di dire mi metto al fianco di una superstar che scelgo e chissà, magari un domani è nel main event di WrestleMania. E io ci ho puntato per primo o tra i primi. È un bel percorso per un fan e io credo che bisogna studiare bene questa cosa. Punto numero 4. Uscire dal percorso indie a carattere sportivo, che è quello che WWE ha dato ai suoi NXT. Un'identità differente perché nelle parole di Shawn Michaels il pubblico vuole la spot fest. Secondo me non è vero. Un determinato pubblico vuole la spot fest. Ma il pubblico a cui si rivolge la WWE storicamente, e lo sta facendo anche ora che c'è Triple H come direttore creativo, è un pubblico che vuole le storie. Il wrestling americano declinato in entertainment è centralizzato sulle storie. Quindi non è che devono sparire i buoni match, anzi, ma ci devono essere dei personaggi che possano rappresentare quante più nazioni del vecchio continente, e la geolocalizzazione come gimmick dei wrestler deve essere, se non centrale, quantomeno prioritaria. Un lottatore non deve arrivare con la bandiera, se no diventa una sorta di campionato di calcio, di nazionali, ok? Quindi non è che tutti gli italiani devono essere stile Pulcinella, malavitosi, eccetera, e tutti i tedeschi non devono essere, insomma, militari o mangiacrauti. Intendiamoci. Però bisogna lavorare sui personaggi. È importante. Personaggi chiari, efficaci, anche semplici, ma lavorarci tanto per generare un contrappeso non uguale, ma comunque vicino per certi versi a quello che poi si andrà a fare in caso di promozione a Raw e a SmackDown. Deve essere una palestra reale per l'atleta di NXT Europe e non, come dicevo prima, un esercizio di stile che poi deve essere ricalibrato se ti chiamano in America. Quindi mi van bene i grandi match, li voglio anch'io, ma bisogna lavorare meglio rispetto a quanto si è fatto sin qui sulla caratterizzazione dei personaggi europei, che possono essere legati alla nazione, alla provenienza o anche no, perché non possono essere tutti legati alla provenienza, sarebbe un disastro, sarebbe una buffonata, però qualcuno connesso a questa cosa sì. Ultimo suggerimento, è più una speranza, per far capire che NXT Europe conta, decidere un tot di volte all'anno in cui il campione di questo brand tassativamente, cioè da calendario, deve difendere la sua cintura in un premium live event. Qui il correttore ci mette lo zampino, in un premium live event ufficiale dei main roster. Anche nel kick-off non importa, o magari partendo dai kick-off per far conoscere il brand, per far conoscere gli atleti pian piano, con la possibilità poi di entrare anche nelle main card. Non dico che si debba partire da Royal Rumble, da SummerSlam, da Survivor Series o dagli eventi più blasonati. Bastano anche quelli meno noti, ma intanto c'è una presenza. Fai parte della big famiglia quando c'è il big event. Non sei il parente marginalizzato che, vabbè, dobbiamo invitare anche lui una volta l'anno, togliamocelo dalle scatole, stringiamogli la mano e poi tanti saluti e chi se ne frega. Quindi sarebbe bello che 2 volte all'anno si trovano 2 eventi speciali, che ne so, No Mercy, dite voi, Money in the Bank, quello che è, e il campione di NXT Europe deve difendere lì. Con il feud, la rivalità di quell'istante, di quel mese, con il first contender di quel periodo, che in qualche modo viene presentato anche a Raw e a SmackDown per far capire al pubblico cosa andrà a vedere nel Premium Live Event. Questa è una cosa che Triple H, il presentare i nuovi atleti,
anche con dei mini video abbiamo visto per il torneo tag team femminile, ecco Triple H lo sta facendo bene. Quindi ha una penetrazione narrativa di racconto che può essere messa al servizio di questa roba qui. Quindi io sono molto curioso di vedere NXT Europe sperando che il progetto vada in porto. E secondo me si deve partire da questi 5 caposaldi. Se si inizia da qui, allora può davvero avere successo. Il primo è il fondamentale. Lo show deve passare in TV. Se no è ghettizzato. Se no è un'altra cosa che conta poco. Se passa in TV si fa un investimento, i primi anni non si guadagna un granché, ma poi la gallina le uova d'oro le può fare. Ma prima devi cementare la voglia di vederlo. E poi a cascata tutto il resto. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere, con la solita correttezza ed educazione, le vostre opinioni qui sotto, nei commenti.